E siamo tornati. Dopo questo viaggio in Cina di circa un mese, finalmente siamo tornati. Spero ragazzi che vada tutto bene e ovviamente sto ancora cercando di curare la voce, quindi perdonatemi se la mia voce non è ancora al massimo, sto facendo il percorso con la logopedista, sto continuando con l'insegnante di canto e pian piano ci stiamo riuscendo, anche se il reflusso è molto difficile da combattere. E ho scoperto, vi devo dire, che molto probabilmente questa cosa del reflusso è dovuta tanto anche dalla postura, quindi sto cercando di correggere un po' la postura, soprattutto mentre sono seduto, mentre sono lavoro, aprire un po' di più qua. Tutte quelle cose che magari quando sei piccolo ti abitui a indossare, magari degli abiti un po' più stretti, eccetera, e quindi non impari a rilassare la pancia, il plesso solare e tutto. Quindi ci sono delle cose pian piano da modificare, quindi c'è sempre da imparare, è incredibile, e c'è sempre da migliorare. Ma cosa ho comprato in Cina? Cosa mi sono portato via dalla Cina? Prima cosa, in realtà da Hong Kong è stata una sorta di collaborazione, nel senso che alla fine mi hanno regalato questo profumo perché era quello che mi piaceva di più quando sono andato a trovarli, quando gli ho fatto vedere i miei video, il mio stile gli è piaciuto. Si chiama Oco e il brand si chiama Oco, il profumo si chiama Nesis ed è floreale, pulito, un po' cyberpunk, un po' distopico, molto particolare di questo brand che praticamente vuole andare a rappresentare una Hong Kong anni 60, perché se volete vedere un po' i miei vlog in cui parlo di Hong Kong, Shanghai e Taiwan, questi 30 giorni che ho fatto, vi rilascio in descrizione, sono gli ultimi video che ho fatto. E se ci fate caso, quando ho parlato di Hong Kong è tutto molto fitto, molto claustrofobico, molto particolare, ma essendo un paradiso fiscale non è da troppo tempo che è così. È cresciuta tanto, diciamo, negli ultimi anni, e quando erano gli anni 60, gli anni 70, c'era questa aria di cambiamento, c'era questo momento in cui c'era un contrasto probabilmente tra la povertà che c'era prima e questi nuovi grattacieli, questi nuovi investimenti, questa nuova ipertecnologia, questo nuovo futurismo arrivato di colpo, che quindi ha creato un contrasto e una situazione molto molto particolare, e questo va un po' a rappresentarlo. Quindi è la prima cosa che mi sono portato via. Seconda cosa, invece, da Taiwan è questi orecchini qua, un accessorio di Recovery, un brand interessante. Non indosso spesso gli orecchini, tra l'altro, piccola curiosità, il mio video in cui mi vado a fare il buco degli orecchini è uno dei miei video andati meglio per qualche motivo, e sono degli orecchini in realtà semplicissimi, un po' più spessi del normale, proprio perché volevo qualcosa da tutti i giorni. Avevo anche degli orecchini magari pendenti o qualcosa di un po' più complesso, però non avevo orecchini così semplici da tutti i giorni. Mi sono piaciuti e ultimamente, dato che sto cercando di lavorare un po' sul mio personaggio, su anche le cose che mi piacciono, non mi piacciono, e lavorare un po' sul guardaroba, sto anche cercando, se vedo degli accessori, delle cose che mi piacciono, li prendo, non mi faccio più problemi. Una volta non spendevo niente in vestiti, ho sempre indossato solo magliette nere praticamente. Sto cercando di cambiare un po' e trovare un po' il mio stile, e penso che pian piano io lo stia trovando, quindi sono contento. Tra l'altro, se vi piace, questa qui è una giacca che mi aveva fatto un vestito in realtà intero Claudia per un suo progetto universitario un sacco di anni fa. Ho visto che mi sta ancora, un po' stile eroe calmo, un po' stile Yoji Yamamoto versione militare, quindi uno stile che mi piace, un guerriero protagonista degli anime, un po' distopico, che con la calma ispira le persone. Questo è bellissimo come immagine. A me piace, ovviamente ci andrebbe la camicia sotto, ma al momento la camicia non ce l'ho e quindi va così. E a proposito di vestiti, un'altra maglietta, e qua subentra, diciamo, questo argomento, è che non ho mai comprato una vera, diciamo, maglietta, un vero indumento di marca o di un brand comunque d'avanguardia o qualcosa di importante, tranne delle scarpe che mi ero comprato una volta perché mi piacevano, di Yoji Yamamoto. Ho comprato una maglia di Rick Owens e, come potete ben vedere, è tipo grande come me. È gigantesca, è una maglietta jumbo, tra l'altro di una collezione, mi sembra, sì, Fashion Winter 2024 Porterville, quindi è una maglietta anche da sfilata. L'ho trovata in sconto e quindi ho detto, beh, sai cosa, è talmente grande, talmente particolare che forse potrebbe essere un po' lo stile che sto cercando, tant'è che ho fatto degli styling particolari. Diciamo che anche Claudia mi sta un po' aiutando. Mi sono accorto che io non è che non ho mai voluto trovare dei vestiti che mi piacciono. A me ho questa fortuna che i vestiti, diciamo, mi stanno un po' tutti bene, avendo un po' già io uno stile particolare. È solo che non avevo, diciamo, quella voglia di esprimermi tramite i vestiti, o comunque di trovare quelle cose che mi facessero creare un mio stile che mi piacesse. Ma quando mi ha detto che comunque secondo lei la cosa era più una cosa di styling, quindi non tanto di trovare ulteriori vestiti da comprare, ma più una cosa di mettere i vestiti in un certo modo, ho capito che già quello che avevo potevo utilizzarlo in un certo modo, e quindi l'ho messa con una cintura che mi ha sempre fatto lei, con altre cose, e mi è piaciuto molto. Quindi invece, piuttosto di andare a comprarmi 150 magliette nere tutte uguali che poi devo continuare a cambiare perché ovviamente si
si rompono, si slavano, eccetera. Ho preferito piuttosto prenderne meno o smettere di prenderle, spendere un po' di più, prendere una volta una maglietta che però è un po' una sorta di investimento, nel senso che non perde tanto valore e in più è qualcosa che mi piace, fa parte di me, era un po' una scommessa andata a buon fine e quindi spenderli una volta ma fare un acquisto più consapevole, più ricercato, più d'avanguardia, meno fast fashion. E poi un'altra maglia sempre di un brand, di un sottobrand, di un brand famoso. Il brand famoso penso che si chiami Professor E, qualcosa del genere, di Taiwan, famoso. Questa invece di Troubled Waters mi stava bene, semplicemente non costava tanto. Ho detto la compro tanto per non avere tutte magliette nere. E invece una maglia nera che ho comprato, che Claudia mi ha detto comprala, se no ti ammazzo o la compro io perché è bellissima, una maglia nera di questo brand che si chiama Immense, penso sempre di Taiwan, hanno tanti brand d'avanguardia, maniche lunghissime, hanno anche buchi per il pollice ed era interessante, quindi l'ho comprato. Poi ho comprato dei souvenir, ovviamente a tema Pokémon, essendo un po' la mia infanzia, ci tenevo, ho trovato un Pikachu cinese, quindi bellissimo, ho dovuto prenderlo. Poi ovviamente la Pokéball che era utilizzata a Taiwan come card ricaricabile per poter utilizzare la metro o i mezzi. Avevano fatto questa edizione limitata a forma di Pokéball e io sono andato proprio a cercarla, ho dovuto spendere tipo 20 euro per prenderla invece che 5-10 euro della carta normale, però l'ho preso anche come souvenir. E poi quando sono stato al Pokémon Center di Taipei ho preso una piccola spilla anche di quella. Ovviamente mi porto anche un po' di esperienza varia, nel senso che ho utilizzato la mia DJI Osmo Action 6, quella nuova che vi dicevo che l'ho comprata apposta per il vlog, perché fa video sia in verticale che in orizzontale, fa i video quadrati, quindi quando poi li editi puoi vedere tu se metterli per YouTube o TikTok eccetera. E quindi ho ripreso una volta sola e poi ho riutilizzato i video per farci i vlog che avete visto, sia su YouTube che anche su TikTok, quindi mi è piaciuto molto, la qualità me l'aspettavo leggermente meglio, però non è male, fatemi sapere anche voi se vi è piaciuto. Altra cosa prima di dirvi di quanto ho speso, così vi faccio anche un po' un resoconto di quanto ho speso in questo viaggio, è che ho capito, ve l'ho già detto in alcuni vlog, che i momenti liberi sono stati i momenti migliori. È una cosa che mi porterò poi in tutti gli altri viaggi, anche quando l'anno scorso siamo andati, anzi 2 anni fa, a Tokyo per un mesetto, quindi prima di starci per 3 mesi l'anno scorso, abbiamo fatto prima una vacanza di circa un mesetto, 3 settimane e mezzo a Tokyo e in giro per il Giappone e abbiamo corso talmente tanto che è stata veramente dura. E invece questo mese qua di vacanza perché in realtà non era proprio una vacanza, abbiamo lavorato, fatto video e continuato con le nostre cose mentre eravamo lì ed esploravamo, avevamo ogni giorno pianificato 10 giorni da una parte, poi volo, 10 giorni da una parte, poi volo, 10 giorni da una parte. E gli ultimi giorni, diciamo, di ogni parte del viaggio avevamo delle gite attorno alla città principale. Ad esempio, quando siamo andati a Shanghai, gli ultimi 3 giorni avevamo delle gite, una a Suzhou, una a Hangzhou e una a Nanjing, che sono dei paesi attorno a Shanghai. Ognuna di queste 3 tappe, quindi quando eravamo a Shanghai, quando eravamo a Hong Kong, quando eravamo a Taiwan, l'ultima gita di queste che abbiamo fatto l'abbiamo sempre saltata. Perché? Perché era quella più complessa, quella più lunga e in più perché ci siamo accorti che tenendo un giorno dove possibile di pausa o comunque di relax, di istinto in cui si gira liberamente come una giornata libera e si va a rilassarsi, a bere qualcosa, a dormire un po' di più, a riprendere in mano magari alcune cose che non si vogliono lasciare lì, tipo il lavoro eccetera, si vive il viaggio molto molto meglio, con più tranquillità, con più calma, più serenità e cambia tutto. E in più eravamo già pronti poi per partire più freschi il giorno dopo per la tappa successiva. E quindi imparare a lasciare andare, tra l'altro anche come vi ho detto, il sadhana, quindi per me farlo yoga ogni giorno era diventato un po' un'azione quasi meccanica invece che liberatoria, perché avevo veramente tanto yoga o tanta meditazione da fare ogni giorno e ho sfruttato, diciamo, questo viaggio lungo per rompere un po' lo streak di anni che avevo di fila di yoga. Non ho smesso di farlo, anzi tutti i giorni merito, semplicemente invece che esserne così attaccato da volerlo fare per forza, i giorni in cui proprio non riuscivo diminuivo un po', oppure se mi era proprio tanto difficile come il giorno della partenza che avevamo 14 ore di volo, ho saltato un giorno senza morire, mentre prima, non so, un anno fa sarei morto per questa cosa, qualsiasi cosa piuttosto di farlo, però anche essere così attaccati a una cosa non ha senso, quindi quest'anno è veramente un po' più da imparare a cambiare, a lasciare andare le cose. Quanto abbiamo speso? Allora, per il volo, allora partite dal presupposto che io e Claudia lavoriamo online e quindi riusciamo ad avere la fortuna di essere flessibili con i viaggi, quindi di prendere i voli, gli hotel eccetera nei momenti in cui costano un po' meno. Non andiamo super al risparmio, nel senso che cerchiamo comunque gli hotel, gli appartamenti meno costosi ma che siano in belle zone, comunque belle da girare, un po' centrali, e quando siamo là cerchiamo di mangiare comunque bene ma senza andare nei ristoranti costosi, senza fare altro, quindi una via di mezzo, anzi forse un po' più cercando di risparmiare, se vogliamo essere sinceri, anche perché alla fine è piacevole, perché ti permette di
fare più viaggi. Quindi con questa fortuna diciamo che abbiamo preso dei voli che costavano molto poco. Abbiamo speso circa 400-500 euro di volo, andata e ritorno, più i 2 voli interni, circa 600 euro, 650-700 euro a testa, per andare e tornare e fare tutti i voli in mezzo. Ad esempio un mio amico che abbiamo trovato lì, che lui è di Milano, ed è venuto anche lui a Shanghai con degli amici, avendo il lavoro e dovendo prendere le ferie solo per forza in un determinato periodo, è dovuto tornare in un giorno in cui il volo costava più di 1000 euro, e quindi solo quello gli ha aumentato tantissimo. Ha speso in meno tempo stando in Cina confronto a noi quasi il doppio se non il triplo di quello che abbiamo speso noi. Quindi ognuno se la vive in modo un po' diverso. Io preferisco vivermela così, magari prendermi del tempo, studiare le cose, dove fare l'itinerario e tutto, in modo da poter risparmiare dove si può. E contando voli interni, volo andato e ritorno, tutte le metro, i taxi, i treni per le varie gite, le escursioni, i musei, tutto compreso, tranne i souvenir, abbiamo speso di 28 giorni circa 2300 euro a testa. Che voi dite è tanto, ma per quello che abbiamo fatto in realtà è molto poco. Se voi andate con un'agenzia o con un viaggio organizzato, probabilmente vi fanno spendere il doppio, se non di più. In più per noi è una sorta di investimento, nel senso che comunque quando andiamo lì, soprattutto anche per Claudia, sia a livello creativo ma a livello anche proprio di contenuti, ci sono tante nuove idee da portare, tanti nuovi contenuti da fare, ci sono dei vlog da portare, anche Claudia va a vedere i negozi di vestiti, insomma ci sono un bel po' di cose che si possono fare quando si è lì. E poi è una vacanza, insomma, da una parte è anche una semplice esplorazione, quindi è anche bello. Gli hotel costavano tutti in media dai 30 ai 70 euro a notte, ovviamente noi facciamo tutto diviso 2 perché ognuno paga il suo. Hong Kong era quella che costava un po' di più, quindi cercavamo magari di risparmiare un po' su alcune cose. La eSIM è costata sui 40 euro per un mese, giga illimitati. Abbiamo preso anche un VPN, che in realtà è stato inutile perché tutto funzionava lo stesso, quello che doveva funzionare anche senza il VPN. L'assicurazione è costata tipo sui 60 euro, che va fatta, e basta. Questo è stato un po' il resoconto. Ecco qui ragazzi, ovviamente ognuno fa viaggi come preferisce. Io ci tenevo anche magari a mangiare in modo un po' diverso, anche più proteico, e stare attento al reflusso, quindi mangiare cose di un certo tipo, ma andando comunque a risparmio in questi posti tipo Bib Gourmand, che erano buoni ma costavano poco. A volte magari saltavamo anche il pranzo, essendo sempre comunque camminare di corsa, facevamo solo una merenda abbondante, una colazione abbondante, eccetera. Quindi ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, date un'occhiata ai vlog che li ho editati in modo particolare e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.